quello del quale ci vogliamo occupare oggi è di realizzare il programma per fare prima la media e poi la somma di due numeri. Quello che abbiamo visto prima è il codice che ci permette di fare questo. In particolare questo programma avrà in input i due numeri. I due numeri verranno memorizzati in due variabili diverse. Queste due variabili le chiamerò numero 1 e numero 2. Poi il programma si occuperà di calcolare dapprima la somma e poi la media. Allora, per quanto riguarda i dati in input, quindi abbiamo detto che noi avremo le nostre due variabili. Le variabili abbiamo già detto più volte che le possiamo rappresentare come due contenitori, quindi io qua le rappresento come questi due contenitori che contengono dei valori. In particolare, nel nostro caso, siccome noi vorremmo calcolare la somma dei due numeri di numero 1 e di numero 2, che saranno le mie due variabili, quindi numero 1 e numero 2 saranno le mie variabili e i valori che io memorizzerò nelle due variabili saranno dei numeri che verranno inseriti dall'utente. Facciamo un esempio, immaginiamo che allora, tornando a questa esecuzione che diceva che numero 1 contiene 10 e numero 2 contiene 10. Perfetto, la nostra lavagna, allora qua metteremo che numero 1 contiene 10 e numero 2, che è 2 e non 1, contiene 10. Perfetto, allora quindi questi due numeri contengono entrambi 10. Noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo calcolare, abbiamo detto, prima la somma e poi la media. Benissimo, come si calcola la somma? Per calcolare la somma io dovrò innanzitutto creare una nuova variabile, una variabile che chiamo somma. Questa variabile somma che cosa conterrà? Conterrà la somma del contenuto della variabile numero 1 più il contenuto di numero 2. Quindi nella mia variabile somma, che è anch'esso un contenitore, io nell'esempio che abbiabamo visto prima avrò che somma conterrà il valore 20. Perfetto. Però non abbiamo finito, perché noi in verità il programma ci chiede di calcolare la media. Quindi la media come la calcoleremo? La media la calcoleremo come la media sarà un'ulteriore variabile media che io alla quale assegnerò che cosa? Il valore della somma, in questo caso diviso il numero delle variabili che ho sommato, che sono 2. Quindi la mia media, siccome abbiamo detto che la somma conteneva il valore 20, allora la mia media sarà 20 diviso 2, ancora il valore 10. Quindi nella mia variabile media alla fine avrò il valore 10. Vediamo come questo del quale abbiamo parlato si realizza in Scratch. Volevo dire che questa istruzione e questa istruzione che sto sottolineando sono due istruzioni che si chiamano istruzioni di assegnamento, e io ho indicato la freccetta proprio per dire che in questo caso assegno alla variabile media il valore della somma diviso 2. Questa freccetta in Scratch diventerà un uguale, quindi io avrò
che la mia media sarà data da che cosa? Dal valore della variabile somma diviso 2. Andiamo a vedere in Scratch a questo punto come lo realizzo. Vediamo come eseguire questo nuovo progetto. Creiamo un nuovo progetto. Allora, la prima cosa che devo fare è situazioni, quindi quando si clicca sulla bandierina verde, a questo punto devo andare a chiedere di inserire il valore di numero 1. A questo punto vado sulle variabili, creo una nuova variabile che chiamo numero 1 e a questo punto io ho la mia nuova variabile e che cosa farò? Prenderò questo blocchettino e dirò di portare la mia nuova variabile a che cosa? Al valore di risposta, che è il valore che inserirà da tastiera l'utente. Perfetto. Poi che cosa devo fare? Prendo questi blocchettini, adesso li sposto un attimo. Siccome devo fare la stessa cosa per numero 2, duplico il codice, ok? Quindi riporto sotto, a questo punto devo dirgli di inserire non il valore di numero 1, ma il valore di numero 2. E a questo punto, invece di portare numero 1 a risposta, dovrò portare la variabile numero 2 che a questo punto vado a creare. Quindi creo la nuova variabile numero 2 e a questo punto prenderò il valore della mia variabile, quindi porterò numero 2 al valore di risposta. È arrivato il momento di effettuare la somma. Come faccio a effettuare la somma? La somma la effettuo in questo modo. Prendo questo valore e dico porta la mia variabile, nuova variabile che vado a creare, quindi creerò una nuova variabile che chiamo somma e quindi la mia nuova variabile che ho chiamato somma la porto al valore di che cosa? Di numero 1 più numero 2. Mi servono gli operatori, quindi vado nel blocchettino verde degli operatori e vado a prendere il blocco di somma che vado a inserire qua dentro. Vedete che qua è fatto in modo tale che io poi all'interno possa inserire ancora delle altre informazioni. Che cosa ci vado ad inserire? Ci vado ad inserire la mia variabile, quindi scusate, ecco la mia variabile numero 1 e numero 2. A questo punto il blocchettino lo inserisco qua dentro. Perfetto, quindi dopo aver chiesto il valore di numero 1, aver portato il valore di numero 1 al valore della risposta, chiesto il valore di numero 2, aver fatto lo stesso con la variabile numero 2, ho portato la variabile somma al valore di numero 1 più numero 2. Ho effettuato la somma. Che cosa devo fare a questo punto? Devo andare a visualizzare il valore che io ho ottenuto della somma. Per visualizzare il valore della somma devo andare nel blocco violettino aspetto e che cosa gli farò? Dirò prendo il blocco dire e qui al posto di ciao che cosa vado a mettere? Vado a mettere, a parte che più che prendere questo per 2 secondi, posso prendere banalmente anche semplicemente il blocco dire, oppure anche il blocco per 2 secondi, perché in effetti magari si ferma un attimo. Allora, che cosa devo dire qua? Devo dire che il valore della somma è somma. Quindi che cosa farò? Quindi qua dentro io andrò a prendere un blocco operatore unione perché devo dire due informazioni, dovrò visualizzare due informazioni. Un'informazione che è la scritta, la somma è
e l'altra informazione che è il valore della mia variabile. Quindi la mia variabile a questo punto somma, quindi qua andrò a mettere, perfetto, il valore della mia variabile somma. Però noi che cosa stiamo calcolando? Stiamo calcolando la media, quindi andiamo a salvare il mio codice, quindi calcolo la media di due numeri. Quindi per calcolare la media di due numeri mi serve la variabile media, quindi creo la variabile media, ok? E a questo punto prenderò sempre il mio porta. A questo punto è la variabile che devo calcolare, è la media, vado sempre nel blocco degli operatori e la variabile media come la calcolerò? Come la divisione tra la somma e 2. Quindi in questo diciamo spazio metterò la somma, in quest'altro metterò 2. Quindi vado a prendere la mia variabile, eccola qua, somma, quindi qua metterò somma, scusate ho fatto pasticcio di prima, quindi e qua ci metto 2. A questo punto il mio blocco verde lo inserisco qua. Sono pronta per stampare. Per stampare vado sempre su aspetto e a questo punto faccio come prima, ok? Quindi in realtà potrei anche copiarlo, quindi potrei anche fare in questo modo, vedete? Lo svincolo dal codice, quindi lo duplico, ok? Questo lo butto via, questo lo metto qua, questo ce lo metto sotto e a questo punto vado a dire che non tanto la somma ma la media è, e invece di somma prendo la variabile media. Ecco qua, per 2 secondi. Il programma a questo punto è concluso. Ho calcolato la somma di due numeri e la media dei due numeri. In questo programma che cosa ho utilizzato? Intanto ho utilizzato le variabili, quindi ho creato due variabili, numero 1 e numero 2. Anzi, in realtà ne ho create 4 di variabili, numero 1, numero 2, somma e media. Andiamo a vedere e poi ho anche utilizzato il blocco per visualizzare i risultati ottenuti. Andiamo a vedere il risultato ottenuto. Quindi andiamo a cliccare sulla bandierina verde e mi dice inserisci il valore di numero 1, 20. Ok, inserisci il valore di numero 2, 2. La somma è 22, la media è 11. Perfetto, direi che il programma funziona, l'unica cosa che per migliorarlo possiamo aggiungere qua dei begli spazi, così è, diciamo, il risultato è migliore. Lo rieseguiamo, mettiamo 10, 10, quindi la somma è 20, la media è 10. Perfetto. Quindi in conclusione abbiamo realizzato il programma che ci permette di sommare e di calcolare la media di due numeri. Che cosa abbiamo utilizzato in questo programma realizzato con Scratch? Abbiamo utilizzato l'istruzione di lettura di dati da tastiera, di scrittura o visualizzazione del contenuto di una variabile sullo schermo. Abbiamo utilizzato l'istruzione di assegnamento e inoltre abbiamo utilizzato le variabili. All'interno del programma abbiamo anche duplicato il codice, quindi visto come si duplica il codice.